Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e se come me siete appassionati oltre che di fotografia anche di registrazione video, è importantissimo sapere che bisogna avere molta cura anche sull'aspetto audio dei video che registriamo per aumentarne la qualità e la professionalità. E per questo motivo in questo episodio parliamo del kit Lark 150 che è un'ottima soluzione per avere un buon audio, soprattutto di parlato, anche quando registriamo i video da soli. Il Lark 150 è un nuovo kit di registrazione audio della Hollyland che include a 300 euro due trasmettitori e un ricevitore. C'è anche una versione più economica a 200 euro che ha soltanto un trasmettitore e un ricevitore. Per avere un buon parlato che si senta bene e non sia troppo influenzato dai rumori ambientali che lo circondano, la tecnica migliore è quella di avere il microfono più vicino possibile alla persona che sta parlando e possiamo fare ciò avendo un microfono che è magari appena fuori dall'inquadratura o utilizzando dei microfoni da giacca che siano visibili come in questo caso oppure nascosti sotto i vestiti. Una soluzione come l'Arc 150 è molto comoda per registrare video in esterno, per preparare delle interviste anche quando siamo da soli a organizzare tutto quanto e in generale quando vogliamo avere modo di registrare video senza avere troppi fili stativi nel nostro set e vogliamo essere veloci anche nella fase di post-produzione. Per utilizzare l'Arc 150 dobbiamo montare il ricevitore sopra la nostra macchina fotografica, collegarla con il cavo mini jack e chiaramente ricevitore e macchina fotografica e impostare l'audio del microfono della macchina fotografica in manuale con un volume abbastanza basso e a questo punto possiamo controllare il volume direttamente dalle manopole del ricevitore, mentre per quanto riguarda il microfono possiamo utilizzare direttamente come in questo caso il trasmettitore che è un microfono integrato oppure possiamo collegare al trasmettitore un microfono da giacca e nasconderlo magari sotto la camicia. All'interno del kit duo dell'Arc 150 troviamo la custodia con due trasmettitori e un ricevitore e un sacchetto con i vari accessori che sono due antivento, due microfoni da giacca, due cavi di collegamento jack sia per macchine fotografiche che per telefoni, un cavo di ricarica USB e il manuale di istruzioni. Ciò che rende molto interessante l'Arc 150 è l'estrema compattezza dei trasmettitori, i controlli fisici che abbiamo sul ricevitore e il fatto che la custodia non è una semplice scatoletta dove riporre magneticamente trasmettitori e ricevitore, ma in realtà è una batteria che ricarica i vari componenti. Quindi fintanto che ci ricordiamo di ricaricare ogni tanto la custodia, avremo l'assicurazione che tutti quanti i microfoni e il ricevitore che utilizziamo saranno subito pronti a essere utilizzati e non ci capiterà così spesso di trovare che magari uno dei microfoni è scarico. Come potete vedere i trasmettitori sono davvero piccolissimi e nella parte superiore hanno un microfono integrato che è quello che sto utilizzando in questo momento, un attacco mini jack al quale possiamo collegare un microfono da giacca come quelli che sono inclusi nella confezione e due LED che indicano lo stato di accensione e quale dei due trasmettitori stiamo utilizzando oppure anche se è mutato o se sta funzionando normalmente. Di lato abbiamo il tasto di accensione che serve anche a mutare il trasmettitore, sotto ci sono i pin che servono a ricaricare il trasmettitore o anche ad aggiornare il firmware quando colleghiamo la custodia al computer e dietro c'è la pinzetta che possiamo usare per attaccarla alla camicia come qui oppure attaccarla ai pantaloni se stiamo utilizzando un microfono esterno. Anche il ricevitore nell'Arc 150 è molto piccolo e nonostante questo riesce ad avere uno schermo con tutte le informazioni che ci servono e due manopole che ci permettono di controllare indipendentemente il livello dell'audio dei due trasmettitori. Premendo queste manopole possiamo anche scegliere di mutare uno o l'altro dei trasmettitori o cambiare modalità di registrazione. Ai due lati abbiamo due mini jack audio, uno dei due serve a collegare il ricevitore alla macchina fotografica, mentre l'altro serve a collegare per esempio delle cuffie per controllare quello che stiamo registrando con i microfoni. Quando facciamo riprese in esterno conviene sempre utilizzare l'antivento incluso nella confezione che ha un piccolo piedino che si infila nell'attacco mini jack rendendolo ben saldo. È importante utilizzare gli antivento perché gli spostamenti d'aria che vanno a colpire il microfono possono creare molto rumore e rovinare l'audio delle nostre riprese.
Ma le sorprese non finiscono qui, perché l'ARC 150 ha anche 3 diverse modalità di registrazione. La modalità mono è quella normale, dove anche se usiamo 2 trasmettitori, l'audio viene unito e messo in una traccia unica. La modalità stereo invece registra su un canale, per esempio il canale sinistro, solo il trasmettitore sinistro, e sul canale destro solo il trasmettitore destro. E questo è molto comodo per fare delle interviste e poter quindi controllare indipendentemente l'audio anche in post-produzione delle 2 persone che stanno parlando, oppure se per esempio stiamo registrando un video dove una persona tiene la macchina fotografica e l'altra è quella che si trova davanti alla macchina fotografica. In questo caso possiamo controllare il livello delle 2 persone separatamente, e di nuovo in post-produzione abbiamo la possibilità di scegliere quando si sente l'audio di una persona e quando si sente l'audio dell'altra. Infine, con la modalità stereo possiamo anche fare registrazioni ambientali tenendo i 2 microfoni per esempio distanziati tra di loro, riuscendo ad ottenere un suono un po' più avvolgente della scena che stiamo riprendendo. E infine la modalità safety, che sto utilizzando anche in questo momento, registra sul canale sinistro l'audio normale, mentre sul canale destro registra l'audio a meno 6 decibel. Questo fa in modo che se improvvisamente chi sta parlando alza molto la voce o c'è un suono molto forte, abbiamo la possibilità di prendere l'audio dal canale destro, che è un po' più basso e quindi magari non arriva al limite dell'audio dove il suono si rovina. Il segnale dell'ARC 150 è un segnale digitale a 2,4 GHz con una distanza garantita di 100 metri quando non ci sono ostacoli tra il trasmettitore e il ricevitore. Invece quando ci sono degli ostacoli la distanza garantita è di 20 metri, e come ostacolo vale anche il corpo di chi sta parlando. Se per esempio in alcuni momenti giriamo il corpo è tra il trasmettitore e il ricevitore, questo potrebbe abbassare notevolmente la distanza, che comunque 20 metri, anche se siamo girati, è una distanza abbastanza grande. Come alternativa, più o meno sulla stessa fascia di prezzo dell'ARC 150, abbiamo i Wireless Go 2 della Rode. In questo caso però non abbiamo la custodia che ricarica i vari componenti e non abbiamo inclusi i microfoni da giacca. C'è però da dire che i Wireless Go 2 della Rode hanno la possibilità di registrare internamente l'audio, cosa che può essere comoda come backup. La cosa scomoda è che però nel caso della Rode attualmente non c'è un'app per gestire questa funzionalità dai telefoni, ma dobbiamo collegare tutto il sistema direttamente al computer e usare il programma proprietario. Se vogliamo un'alternativa che mantenga la possibilità di registrare il nostro parlato senza avere un filo tra noi e la macchina fotografica, una soluzione che ho utilizzato per molti anni è l'acquisto di un registratore portatile come per esempio uno Zoom H1N, a cui colleghiamo un microfono da giacca e noi teniamo in tasca acceso il registratore portatile mentre registriamo il video, e poi in post-produzione allineiamo e sincronizziamo le 2 tracce audio. Il vantaggio di questo sistema è che possiamo allontanarci tantissimo rispetto alla macchina fotografica, perché chiaramente la registrazione non avviene attraverso un segnale che comunica con la macchina fotografica, ma ci si trova all'interno del registratore portatile che abbiamo magari in tasca. E infine, se ci interessa in assoluto la soluzione più economica per avere un buon parlato, possiamo comprare un microfono da giacca di quelli che hanno un filo lungo una decina di metri. In questo caso, se facciamo video come questo, possiamo collegare il microfono alla macchina fotografica, farlo passare per terra e agganciarlo alla nostra camicia. Se non dobbiamo muoverci troppo e se non viene inquadrata tutta quanta la nostra figura, questa è una soluzione ottima, e in questo caso abbiamo il vantaggio che l'audio viene registrato direttamente insieme al video, quindi in post-produzione tutto quanto la fase di montaggio sarà più facile. In definitiva, l'ARC 150 su questa fascia di prezzo è sicuramente il sistema più interessante e più comodo da utilizzare. Non sono riuscito a trovare grandi svantaggi di questo kit. Le uniche piccole cose che mi piacerebbe fossero migliori sarebbe la possibilità di avere magari degli attacchi speciali per ricaricare anche staccati dalla custodia i vari componenti, e una custodia o magari una custodia che si aggancia a quella principale, dove mettere un po' tutti quanti gli accessori, visto che la bustina è un po' scomoda. E infine, quando utilizziamo i trasmettitori così a vista, può essere un po' fastidioso vedere la scritta della Hollyland e i 2 LED che lampeggiano, insomma, si fanno vedere nella ripresa.
Però queste sono le uniche cose che sono riuscito un po' scavando a trovare come piccoli svantaggi. In generale è un sistema che sicuramente comincerò a usare molto nei video di Player 2 Lighting e tra l'altro potreste averlo già visto nella recensione che ho fatto recentemente di un cavalletto della KF Concept. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete scrivermi su carlo@player2.com, potete seguire Player 2 Lighting su Twitter o Instagram a @player2, su Facebook a facebook.com/p2lighting e mi raccomando visitate il sito di Player 2 Lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com/forum. E se avete consigli di altri sistemi di microfoni wireless o anche con i fili, mi raccomando scriveteli qui sui commenti di YouTube, sono sempre interessato ad altre alternative e soprattutto a fare recensioni e video come questo per condividere le mie impressioni e la mia esperienza anche con voi. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo!